Va, così. Immaginate una patata che incontra un salame, anzi una passita, che esce fuori una crocchetta. Oggi vi faccio una ricetta, vado fino all'ultimo perché sarà strepitosa, bella, calda, filante, morbida, croccante fuori. Ma che volete più? Ingredienti. Le patate, buone, quelle zozze, belle, il parmigiano reggiano, mozzarella affumicata, un pezzetto di fontina, la passita. Oh, questa è speciale, eh? Guarda che bella, morbidosa, profumosa, buona. Arance, solo la scorza usiamo. Poi la farina e il pan grattato, quello grosso che ci piace a noi. Qua olio di semi in frigge. Incomincio a tagliare, a affettare, e perché dobbiamo creare sta crocchetta con dentro tutta sta roba buona. Allora, questa la conoscete, questi sono amici nostri Clay, no? Fanno sti salami pazzeschi. Questo è un salame che va mangiato spesso, così. C'ha una consistenza delle carni morbidissimo, morbidissimo, guarda. So, morbido così, guarda sti grassetti come escono fuori. Solo carni di maiale 100% italiane. E tutta la filiera è di Clay, dall'inizio, da quando dai maialetti al salame. È buona quando è ancora morbida, scioglievole in bocca. Oh, poi che avviene quando mangi questa passita? È buoni. Mi dai un bel pezzetto, così, buono. E poi ti lascia la bocca dolce. Allora, peliamo bene. Quando è morbido così, guarda, se pure sbuccia bene. Oh, erbutella è roba naturale, eh? Non è qua roba sintetica di plastica, eh? Tagliamo a metà, tagliamo così, facciamo tutti i piccoli dadinetti, va bene? Siete contenti? Che vanno un po' ovunque, che a noi ci piace, capito? A noi le cose, quando le famo fatte bene, perché le famo col cuore, così, piccoli, si vanno un po' ovunque, come se fossero, che ne so, dei coriandoli di passita. Guarda qua, io ce ne voglio mettere un po' di più. Ecco qua, famone un po' di più, dai. Sta crocchetta mi è venuta in mente come se fosse un gâteau di patate. Cioè, presente il gâteau di patate? Quando ci sta tutta qua roba, ci sta il salame, ci sta la mozzarella, ci sta il formaggio, ci sta il parmigiano reggiano, ci sta tutto, perché più roba ci sta e più è buona. E tu immagini, a mezzo a tutto sto formaggio, a sta morbidezza, ti darà una bottarella ogni tanto, sto coriandolo di passita, capito? Paff! Ti dà sta bottarella che non finisce mai di gusto, di sapore. Guarda qua che spettacolo. Ma poi c'ho questo pezzetto di fontina, guarda, proprio era un po' vecchiotta. Io che faccio? La prima fetta la levo. È rimasta là in frigorifero, piccola, triste. E via qua. Allora la passita gli ha detto: via, andiamo insieme, andiamo dentro la patata, se andiamo a divertire, famo la crocchetta, capito? Perché se vanno bene, se vanno zac, zac, zac. Questa deve far filo, capito? Quindi se la dobbiamo tagliare in un modo diverso. Allora, non sottovalutate nessun ingrediente. Non sottovalutate nessun ingrediente, devono essere tutti ingredienti di grande qualità. Non stiamo a parlare di tartufo bianco, non stiamo a parlare di scampi. Quindi sta mozzarella affumicata, sta provola affumicata, dovete comprarla, ma deve essere buona. La taglio così la metteremo dentro alla crocchetta, no? E quest'altra che fai? La butti? La usi? Usiamo tutto. Questa invece la famo a dadini piccoli. Il più grande lavoro è tagliare queste cose e poi cuocere le patate. Andiamo a vedere se sono cotte. Per fare la crocchetta fatta bene serve una patata con poca acqua all'interno, quindi attenzione con lo stecchino, la cosa migliore che si può fare è lo stecchino, non la forchetta. Levate tutta l'acqua, bollente, schiacciapatate. Da quanto hanno usato schiacciapatate? Patata con tutta la buccia, vai, e vai, via, eccola qua. E la buccia è tutta qua dentro, così vi pelate le mani, non vi bruciate le mani, no? Ma qualcuno mi dirà: patata, che patata? Una patata gustosa, saporita. Allora, io vi consiglierei un avezzano, una sila, c'ho le patate leonessa, guarda qui le patate leonessa, queste sono le patate leonessa, questa è la patata di Golfiorito, guardate che patate,
In Italia abbiamo delle patate stratosferiche, in Calabria, ho detto, ci sta la sila pure, buonissime. Quindi vi dovete soltanto sbizzarrire nella scelta. Non comprate le patate, che patate per tutti gli usi. Ma che vuol dire? Ma che patata sei? Io ti voglio conoscere, chi sei? Sta a fare crocchette di patate. Mi raccomando, mettici la roba dentro, perché sennò sa de patate e basta. Invece dobbiamo farla buona. Partiamo da una patata, quella ho detto, gustosa e saporita, poi però ci aggiungiamo un po' di roba, no? Non si famo guardare, Noi siamo così, a noi ci piace proprio godere bene, sentire sti sapori, sti gusti, ste cose. Quindi mi raccomando, metteteci la roba. O state a fare per voi. In cucina, l'ho detto già una volta, bisogna essere generosi, come in amore. Perché se non sei generoso in cucina, in amore, non ci capi niente. Un po' di sale, ma non esagerate. Un po' di pepe, mettetecelo dentro, no? Io sto a pensare, ma la noce moscata, se vi ci piace, mettetecela, che ci sta bene, rinfresca. Buone, mettetecele, così. Profumo, ragazzi, profumi, freschezza. Adesso metto la fontina, mischiate bene, mi raccomando. Beccate la passita, poi sta passita, lo sapete che c'è di speciale? Che è proprio un salame tipico romagnolo. Pensate che una volta lo mettevano a stagionare insieme all'uva in autunno. Quindi prendeva pure un po' di sapore dell'uva che stava là, passì, che diventava uva passa. Pensate che figata, questo profumo di cantina, questo profumo di uva, pazzesco. Mo che si è un po' stemperata la patata, ci mettiamo pure un po' di quella affumicata, della mozzarella affumicata, guardate che bella compatta, vedete, non c'è bisogno manco metterci l'uovo dentro, Madonna, guarda la roba che ci sto a mettere, ci stanno più formaggi e passita che patata, però deve essere così, ragazzi, dai, Assaggiamo un po', se va bene, sale? Magari a trovarle in giro queste crocchette. Perfetto, via. Farina, acqua, lo sapete come la penso, no? Non mi piace sentire il gusto dell'uovo, però invece con la farina è meglio. E questa cosa l'ho imparata tantissimo tempo fa, quando sono andato in Sicilia, in un posto dove facevano 50 kg di riso al giorno da arancine. Non potete capire. Questa è la nostra pastella, va bene così la densità. Quando andate a Napoli fanno tutto enorme, Napoli, in Sicilia, delle sventole così. Quelli là, le napoletane sono così grosse, le crocchè, buonissime, buonissime. Se andate in Sicilia le fanno più piccoline e non ci mettono formaggio, ci mettono soltanto un po' di prezzemolo, mi sembra, e menta, buonissime pure quelle. Quindi che famo? Quante ne famo grosse queste crocchette? Io farei una misura che te ne puoi mangiare due, non solo una, va bene? Mozzarella affumicata, lunga, bella così, Chiudiamo, za, 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 za. Bella, schiacciamo bene la prima e andiamo avanti con le altre. All'incirca sono tutte uguali, dai, forza, non ho sgarrato. Però possiamo pure dargli qualche altra forma, noi diamo pure qualche altra forma, le facciamo tonde, dai, così. Quanto costano le crocchette? Ma il tempo che ci vuole non ci mettete. Quanto costano queste crocchette? Ma non ce lo metti, è il tempo, fatte a mano, qua, Poi fritte, con l'olio giusto. Senti che abbiani, Appena hanno sentito amore, subito, si fiornano subito questi, Vai, tonde. Aggiungete una alla volta, avete una padella, non c'è la friggitrice da 25 litri, quindi si abbassa la temperatura dell'olio. Vai, così. Oh, delicati, ne devo rompere mo, Ti sono rotte fino a mo'. Io oggi mi va il rosso, mi va. È il cesanese dei Cantine Imperatori. Ha messo rumore, mi piace. Bicchiere sempre bello ghiacciato. Vai. Quale spindiamo? Questo qua, via.
Oh. Non puoi capire. No, ma guarda qua, guarda. Tiè, guarda qua. Questa è goduria. Ah. E quando ti capita la pastina in bocca, un po' capire che succede. Oh, mi fate. Oh, nel mio libro ci stanno un sacco di ricette di fritti, quindi che state a fare? The Sound of Love, sempre. Dai, fate di magnate, dai, forza. Mo si vergognano. Bollente deve essere, sono buone almeno. Voglio vedere se sono buone, che sto frigio, sto fa tutto, che stiamo a mangiare. Ciao a Milano, ci vediamo a Milano.